From Software, la casa produttrice più amata e odiata, sta facendo ancora parlare di sé. Per chi di voi non la conoscesse, stiamo parlando della casa produttrice di Dark Souls e Bloodborne e più recentemente Elden Ring. E se non li hai mai sentiti, beh, ti invidio, perché alcuni di questi giochi sono dei veri e propri traumi per molti giocatori. Quindi da una parte è vero che sono frustranti, ma dall'altra riescono a dare immense soddisfazioni nella lore del mondo e in scenografie mozzafiato. Ma partiamo dal principio, è il 12 dicembre 2024 e durante i The Game Awards From Software annuncia Night Train, il loro primo gioco multiplayer first. Il concept del gioco è semplice, una Battle Royale PvE, l'obiettivo quindi è sconfiggere uno dei boss per raggiungere la vittoria. È il primo gioco davvero multiplayer di casa From e l'idea è altrettanto semplice, riutilizzare asset, motore di gioco e gameplay di Elden Ring per riuscire a ottenere un nuovo gioco multiplayer e la tattica commerciale ha senso, basso costo, alto guadagno. E io qua due domande me le sono fatte, perché ok Elden Ring è capolavoro assoluto, però multiplayer Battle Royale sono un po' troppo come denaro sonante e dopotutto il genere è molto famoso per essere profittevole, ma in una situazione di incertezza del genere verso la fine del sole arriva From Software a risolvere i nostri dilemmi. Con Night Train volevamo creare un gioco che si percepisse come un pacchetto completo fin dal giorno dell'acquisto, quindi tutto è sbloccabile. Non è ciò che definiremmo un gioco live service, ha detto il direttore Junya Ishiaki in un'intervista con PC Gamer. È risolto quindi, no? Più o meno, perché è vero che il gioco non ha microtransazioni, miracolo nel 2025 assolutamente, ma dall'altra parte se leggiamo la scritta in piccolo confermano che ci saranno ancora DLC per personaggi e boss aggiuntivi. Quindi attendiamo il lancio. E durante il periodo d'attesa succede qualcosa di quantomeno inaspettato. Che cazzo stai dicendo?! A parte il sussulto pensando che fosse Bloodborne 2, beh, ciabacu, ci abbiamo pensato tutti, qualcosa non quadrava, una nuova IP in collaborazione con Nintendo, di un genere non ben delineato. Per fortuna 2 giorni dopo l'evento arriva Nintendo a salvarci con un'intervista a Miyazaki e in questa intervista ci sono una marea di dettagli riguardante The Duskbloods. Nel Creator's Voice e in molte altre interviste Miyazaki ha confermato che il genere lo interessa particolarmente, principalmente per la sua versatilità, permettendo di fondere quelli che sono aspetti cooperativi e competitivi in modi narrativamente ricchi. Ha quindi sottolineato: volevo creare qualcosa di soddisfacente anche per chi, come me, non ama particolarmente il PvP. Ecco perché abbiamo inserito obiettivi di non combattimento e personaggi che possono aiutarsi a vicenda. Inoltre, Miyazaki, in una delle sue interviste, ha confermato che nonostante questi esperimenti siano online, il vero focus di From Software rimarrà principalmente su progetti single player. Ma torniamo a oggi. Night Train è uscito il 30 maggio 2025 e le vendite sono state assolutamente da record. Il primo giorno 2 milioni e nei 5 giorni successivi 3,5 milioni. Anche la critica quindi ha accolto con favore questo esperimento di From Software, con punteggi di Metacritic dagli 80 al 90 e alcuni commenti riguardanti il gioco, in particolare da recensioni come PC Gamer, che lo definiscono il gioco più peculiare di From Software dagli anni 90, ma non per questo meno ricco di complessità. Lato community, alcuni giocatori hanno davvero apprezzato la difficoltà e il lato PvE, almeno per chi non l'ha giocato in single player. Altri invece stanno cominciando a sentire la ripetitività delle sfide e del gameplay. Vedremo soltanto nei prossimi mesi se effettivamente From Software riuscirà a mantenere la community attiva e ad aggiornare il gioco per non farlo finire nell'oblio. Quindi, ora che ci aspetta? Possiamo davvero dire addio ai giochi single player e cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi anni? Beh, abbiamo già una risposta alla domanda sui giochi single player. Ci saranno effettivamente e Miyazaki lo ha confermato. Una buona notizia? Beh, Miyazaki ha rassicurato i fan che buona parte dei ricavi di Duskbloods e Night Train andranno nel prossimo gioco full-fledged di From Software. Sostanzialmente stiamo parlando di Elden Ring 2. Beh, almeno abbiamo delle conferme, ma la brutta notizia è che chi di voi davvero ama i giochi single player From Software dovrà aspettare qualche anno. Se il video ti è piaciuto lascia un like e se vuoi vedere